Ciao, oggi parleremo di mobilità delle spalle e come migliorarla. Andremo a vedere una sequenza di esercizi molto semplice, molto breve, facile da ricordare, che poi tu potrai andare a utilizzare o la mattina quando ti svegli, appunto come fase di mobilità, di risveglio articolare, o anche prima di ogni tuo allenamento, di ogni tuo workout, proprio come riscaldamento, come fase di attivazione delle spalle. E andremo a portare le braccia in tanti piani del movimento, cercando sempre il più possibile un ampio range of motion, inserendo anche una serie di torsioni e rotazioni particolarmente importanti proprio per l'arto superiore. Questo tipo di mobilizzazione è ideale se magari senti le spalle un po' rigide, qualche doloretto la mattina, quando ti alleni, quando fai qualche movimento anche della vita quotidiana. Ovviamente se tu dovessi riscontrare particolare dolore anche facendo questi esercizi o soffrire di determinate patologie, ti consiglio sempre di rivolgerti ad uno specialista. Per quanto riguarda questa nostra sequenza di esercizi è molto semplice, la cosa importante è ricordare il numero magico 10. Andremo a fare 10 ripetizioni per ognuno di questi esercizi. È chiaro che quando tu senti che un esercizio ti fa particolarmente bene, stimola particolarmente il tuo corpo, sei libero di farne anche 12. 14, 20, quante vuoi. L'importante è ovviamente mantenere simmetria, diciamo, e quindi fare lo stesso numero di ripetizioni fra il braccio destro e il braccio sinistro. Ok, andiamo a portare su il braccio, cercando il più possibile altezza e ampiezza del movimento. In questo proprio voglio portare la scapola verso l'alto e poi completamente dietro e via. Faccio questo slancio del braccio verso avanti. Quindi come vedi dobbiamo proprio cercare il più possibile ampiezza del movimento, far contribuire la scapola a questa elevazione del braccio, raggiungere dietro il più possibile. Questa è una posizione particolarmente dimenticata nella vita di tutti i giorni, che ci permetterà di andare a prendere quella borsa che c'è nel sedile dietro, no? Giocare con il bambino, il cane che c'è messo dietro e poi via. Slanciamo elasticamente il braccio in avanti. Importante indugiare, come vedi, con il pollice dietro in questa fase in cui passo dall'orecchio, in modo proprio da creare mobilità, da creare spazio e movimento in questa posizione così diciamo rara, che noi andiamo a prendere molto raramente con il nostro braccio e via. Ok? E andiamo a fare questo genere di movimento in maniera elastica, ampia, rilassata, cercando proprio di trasmettere al sistema nervoso la comodità e anche l'elasticità, l'immediatezza di questo movimento. Okay? Una volta che hai raggiunto le 10 ripetizioni o più, in base a quanto ti senti, andiamo a invertire il movimento facendo l'opposto e andando da dietro verso avanti. Come vedi anche qui è un movimento ampio, è un movimento molto elastico in cui dobbiamo lavorare bene sulla capacità della scapola di protrarsi, quindi di andare in avanti, di partecipare al movimento del braccio, coadiuvandolo e stabilizzandolo. Come vedi il braccio va avanti non lui da solo, ma grazie al contributo della scapola, senza ovviamente portare la spalla in avanti e in alto inarcandolo. Okay? Quindi è la scapola che si slancia, protraendosi e poi anche qui in maniera elastica torneremo indietro aprendo anche verso dietro. Facciamo 10 ripetizioni anche da questo lato e via, andiamo a ripetere stesso discorso con l'altro braccio ovviamente, quindi via bene su verso l'alto, la scapola partecipa al movimento e via giù elastico. Cerchiamo di indugiare bene con il pollice verso dietro in modo da aprire bene la zona dell'ascella, attivare tutta la parte miofasciale di cui fa parte la spalla, che fa parte di un grande complesso
di cui il braccio è soltanto una piccola parte, ma tutto il torace viene coinvolto e appunto, come sappiamo, la scapola che deve partecipare al movimento sia mobilizzandosi, quindi come vedi andiamo bene verso l'alto, ma anche stabilizzando la testa del braccio, la testa dell'omero, che quindi può svolgere il suo movimento in maniera più sicura. Ok, 10 ripetizioni da questo lato e andiamo a invertire, cercando di lavorare sugli altri piani del movimento della scapola e del braccio, cercando bene di andare indietro, protrarre il braccio, protrarre la scapola e allungare il braccio e avanti. Bene, slanciando. Cerchiamo di dare questo movimento elastico proprio perché la spalla è un arto l'arto superiore è un arto che ha bisogno di grandissima mobilità e che ha bisogno anche di elasticità. La fascia serve proprio a questo, quel tessuto che connette tutti gli altri tessuti, dandogli compattezza e ovviamente anche elasticità. Ok, 10 ripetizioni a destra, 10 ripetizioni a sinistra per ogni esercizio e passiamo avanti. Andiamo a lavorare semplicemente sulla nostra estensione. Vado a portare il braccio verso dietro. Come vedi, importante la partecipazione della mano, del polso, che fa questa specie di scoop, no? in flessione, proprio perché andiamo a lavorare anche sulla fascia, su tutto il tessuto miofasciale, quindi sul sistema nervoso in questo caso, creando questo genere di tensione che poi elasticamente, vedi, si va a rilasciare. 10 ripetizioni anche di questo esercizio. E poi continuiamo a lavorare sul tessuto, sulle connessioni miofasciali con il prossimo esercizio, andando a portare il braccio lateralmente verso l'alto. Come vedi la mano, il polso anche in questo caso si piega, questa volta con il palmo verso l'alto, e andiamo ad aprire completamente tutto il lato. Possiamo piegare la gamba opposta per facilitarci e andiamo a creare questo genere di ampiezza, che è quello di cui ti parlavo prima, cioè il fatto che la spalla non è soltanto un arto, no? Non è soltanto ciò su cui è attaccato il braccio, ma è anche parte di tutto questo grandissimo complesso miofasciale che sono appunto tutto il torace, il dorsale, il pettorale, la gabbia toracica, fino addirittura ad arrivare agli addominali e al cosiddetto core. Quindi cerchiamo appunto di mobilizzarla, ma sempre mantenendo attive tutte queste connessioni. Da questo movimento andiamo a fare l'esercizio, diciamo, caro ai nuotatori, che si vede spesso, anche se andremo a farlo sempre inserendo questo aspetto miofasciale. Quando vado dietro con il braccio vado anche a flettere il polso in modo da aprire completamente. Questa è una posizione molto potente da un punto di vista neurale, che va appunto a creare una fortissima attivazione di tutta una serie di sistemi che vanno a dare delle informazioni al nostro sistema nervoso, cioè noi in queste posizioni riusciamo a muoverci liberamente e anche in maniera elastica. Sempre 10 ripetizioni anche in questo caso. Ed è qui andiamo a lavorare sulle rotazioni, in particolare sulla intrarotazione, che manca molto nella nostra vita quotidiana. Andiamo a portare a slanciare entrambe le braccia. Un braccio in avanti va a toccare la spalla opposta, l'altro braccio incrocerà dietro, creando questo genere di movimento in cui appunto prima allargo per creare spazio, dopodiché andrò a incrociare. Ovviamente non c'è bisogno di esagerare, non dovete per forza andarvi a toccare, grattare l'orecchio, anche arrivare qui va benissimo. L'importante è appunto creare questo genere di movimento
di rotazione interna che ci permette di andarci a staccare il reggiseno, non andarci a grattare in mezzo alle scapole perché abbiamo un po' di prurito, e nello stesso tempo appunto farlo in questo modo, come dicevo, elastico, e quindi inserire anche questa torsione del torace che chiaramente partecipa al movimento della scapola e del braccio. Siamo anche in questo caso 10 ripetizioni o 12, 15, quelle che appunto sono secondo te quelle con cui ti trovi meglio, e poi andiamo con il prossimo esercizio. Continuiamo appunto a fare delle rotazioni intanto di tutta la spalla insieme al corpo, e qua proprio lasciamo liberi i piedi. Ecco, mi sposto per far vedere meglio. Andiamo a fare proprio questo pivot con il piede, andiamo a vedere quanto nella rotazione della spalla e del corpo, del torace, quanto le nostre anche, quindi l'anca opposta, limita questo movimento, no? Questa è un'informazione importante, interessante, che ci può interessare, no? Quanto noi riusciamo ad arrivare in questa posizione senza essere limitati troppo dall'anca, che appunto deve andare a collaborare al movimento senza ostacolarlo. È un'informazione interessante, è un movimento anche in questo caso molto potente, che va ad attivare tutto il sistema miofasciale, e che poi questa informazione ci può servire quando andremo a lavorare sulla mobilità delle anche, ad esempio, no? nei nostri prossimi video. Una volta che anche qua ho fatto una decina di ripetizioni per lato, andiamo a lavorare ancora di più sulle relazioni scapola-torace, quindi vado a bloccare i piedi a terra e palmo verso l'alto, quindi creando questa posizione di extra rotazione della spalla, vado ancora a incrociare e a fare questa torsione del torace che va a incrociarsi con la spalla. In questo caso, come vedete, i piedi sono bloccati a terra, quindi non vado più a cercare la collaborazione dell'anca, ma al contrario vado a lavorare proprio su quanto la scapola riesce, insieme alla torsione del torace, a portare la spalla in questa posizione che incrocia davanti al corpo, che è una posizione vitale per la specie umana. Ok, altre 10 ripetizioni di questo esercizio e 10 ripetizioni per lato, oppure, come ti dicevo, appunto anche di più. Siamo arrivati alla fine di questa mobilizzazione della spalla. Come ti avevo promesso, abbastanza breve, rapida, facile da ricordare. Abbiamo portato la spalla e il torace a fare questi strani movimenti, questi gesti che ci hanno permesso di esplorare i movimenti della spalla su tutti i piani in cui questa opera, dando anche una grandissima mole di informazioni al nostro sistema nervoso. Chissà che magari un giorno, quando dovrai compiere qualche movimento un po' particolare, raccogliere qualcosa da terra o alle tue spalle, il tuo cervello non penserà io questa cosa la so fare, l'ho già fatta in passato. Grazie ancora per essere arrivato fino alla fine di questo video. Se sei interessato a questo genere di contenuti, qua c'è il link al mio ultimo video. Non ti dimenticare di iscriverti al canale per essere aggiornato sui prossimi contenuti. Grazie ancora, ti auguro una splendida giornata e resta sempre in forma. Ciao!